Ok, perfetto, siamo qua. Siamo a un forte oggi. Oggi siamo a un forte, non abbiamo fatto l'introduzione in macchina perché in pratica siamo arrivati e ce lo siamo trovato davanti. Ce lo siamo trovato davanti, quindi siamo scesi e ci siamo incamminati a piedi. C'è da fare questa scalinata qui di non lo so quanti, probabilmente 1,5 milioni di scalini. Gli altri sono già andati avanti perché l'ingresso qua basso, questo qua giù, è chiuso. Però ho parlato prima con delle persone che erano qua e hanno detto che facendo il giro di sopra si può entrare dentro. Cla! Sono spompato. Ce l'hai fatta? Sì. Ed eccoci qua. Ciao Etta, buonasera. Ciao! Ciao Buonasera, ciao. Nicolò, dove ci ha portato? Siamo venuti qua perché, come ogni fortezza, ha una storia di sangue centenaria e appunto è stata costruita in funzione di difesa del porto savonese e di conseguenza ha subito un sacco di incursioni che si possono poi vedere dalla struttura effettivamente, da come è conciata, bombardamenti, cannonate, quelli che erano, soprattutto nella parte frontale del porto. Bella, è un bel luogo angusto questo. Aspettate che però scendo prima io. Delle segrete mi sa. Che c'è? Delle segrete mi sa. Arrivo. Sono le scale per andare giù, Cioè o di là o di là per scendere. Dove sono gli altri? Vogliamo provare a scendere? Proviamo delle O lì, scale, o lì. di qua, no, qua c'è una Stanzetta. Una stanza chiusa che dà sull'esterno. Mini bunker con una Allora feritoia che qua. dà sul mare. E allora qua. Qui porta cioè ci sono più scalinate, ho visto. Sarà un tossico. Vado fuori e bevuto un tossico. Lo senti? Già. Che è successo, Nicolò? Non siamo da soli. Abbiamo ospiti. Sì, esatto, non siamo gli unici nel posto e ora onde evitare di incappare in qualcosa di spiacevole, proviamo a vedere un'altra area del forte. C'è il probabile giaciglio del padrone di casa, per così dire. Sì, guardiamo un'altra area del forte, non c'è problema. Mi sta venendo l'ansia, raga, però. Cioè è rimasto ai tempi bellici e ancora lì che combatte, no? Sì, Ci rimane un po'. C'è rimasto. Sì, Poi sì, lì c'è arrivato anche in qualche modo. ok, quindi andiamo a scendere. No, io andrei a salire. L'idea è andare a salire. Ma a salire non c'è più niente. No, Nicolò, senti, io non... C'era ancora su della roba. Sì, vogliamo salire? Sei meglio. Ok. Ah sì, esatto, andate prima voi, salite i debiti. Allora, la questione qui ora è diventata tragicomica. Abbiamo sperato che era un fantasma, ma no.
Non lo sappiamo, Non lo sappiamo. perché non siamo andati a vedere. Poteva essere, non so, una persona posseduta, poteva essere un fantasma, poteva essere qualsiasi cosa, ma abbiamo deciso di ritornare indietro. Lo sentiamo ancora urlare in fondo laggiù. E vabbè, come è nostra abitudine, no? Quando vediamo che un posto è comunque abitato, come dice bene Mattia, qua c'è vento però, quando vediamo che un posto è abitato, o perlomeno più che abitato, diciamo occupato, probabilmente qualche senza tetto o da come urlava probabilmente un drogato che sta dentro le fondamenta di questo forte, e quindi per la sicurezza di tutti ce ne siamo tornati indietro. Ora esploreremo la parte superiore del forte. Peccato perché il sotto poteva essere veramente bello, però ragazzi succede anche questo quando facciamo le indagini pieni in posti abbandonati. Uno dei rischi più comuni è appunto di trovarci qualcuno dentro che ci abita, e normalmente chi abita in questi posti Ma ha urlato vi ammazzo. A un certo punto si fa parte del Padre Nostro. Ah sì? Io non l'ho sentito. Là sopra come ci si arriverà? Da lì, da là. Forse abbiamo svelato il mistero del perché è impressionatissimo questo punto, Nicola. Sì. In realtà c'è quello lì che urla tutto il Che è tempo. stato da... no, Sì. che abbiamo qua? sei proprio su... su Cucuzzela. Ma sei arrivato Che c'è lì? Strapiombo? Sta piombo? Sì, vuoto. Mica male. Se cadi da qua vai via, se vai via, vai via non tanto contento. No, è acceso al minimo solito, ma non va. sono calma piatta proprio. Però ti misura 20 gradi, non sono 20 gradi. 15. Se lo tieni in tasca è normale. Questo è sempre più alto del... Sta Quando salendo te la misura temperatura. 7-8 gradi, sta Due, salendo tre. addirittura. Salita di un centigrado, 6 a 7. Nicolò, Sì. che ci è andata un po' a monte questa indagine? È un problema perché il forte, non so se l'hai visto dall'esterno, è strutturato su 3 livelli. Noi siamo entrati al primo livello, quello più in alto, e al secondo livello c'è stato l'intoppo di questo qua. Di conseguenza, bloccandoci il secondo livello, che non possiamo visitarlo, ci ha bloccato anche il terzo livello. Praticamente non possiamo visitare il forte, fondamentalmente. Ci ha mandato in vacca dall'indagine. Completamente, completamente. È un problema grosso perché, come si dice, sicuramente non è una minaccia così grande, però ecco, uno può anche azzardare a scendere, ma nel caso... Sai che qualcosa vuole che scendiamo, ma io non scendo. Ho parlato di scendere, è partito l'RF che è al minimo, così non misura il modem. Io non ci scendo. Che cos'è che Che dicevi, Clo? No, dicevo che sembra quasi, perché mi stavo ascoltando da qua, che lui diceva c'è l'intoppo del scendere e gli stava suonando, ha detto mi sa che qualcosa vuole che scendiamo, ma io non scendo. È sicuro garantito. Il fatto è che probabilmente non è una minaccia, ma comunque se stiamo parlando di quello che ipoteticamente è un tossico, oltre al fatto di rischiare di dover, pur non volendo, magari entrare in una colluttazione perché non è in condizioni di intendere e volere, c'è anche il pericolo che usi i suoi arnesi Per drogarsi. esatto, Se contro l'attacca di con una noi. siringa, Io in sinceramente, pratica, io sinceramente eviterei, vero? sì, sì, è un rischio inutile.
ora vedessimo che magari prende ed esce, allora sì, si potrebbe anche scendere, ma ne dubito, nelle condizioni in cui era probabilmente si riprenderà tra un paio d'ore. Che raccoglie le more, che è nella struttura proprio del forte con un'altra persona, quindi siamo proprio Sì, ma come ci è arrivata quella persona lì? in super compagnia. A meno che non fosse lui a fare sto caos, ma dubito. Ma dubito, cioè non mi Sembrano sembra così persone- marcio. No, sono esatto. una coppia, poi quella è una donna, mi sa. Sembrano persone a posto. fra Però come virgolette. ci sono arrivati lì? Ci saranno sicuramente degli altri accessi, Sì, per forza. probabile che siano da quella parte lì, anche perché lì c'è metà struttura ancora, quindi in effetti potrebbe esserci possibilità di scendere di nuovo. Quelle lì credo che siano scale, come stessa sensazione, ma non sono sicuro. Ci andiamo a vedere, va. Non inciampatevi sulle scarpe, l'unica cosa. Prego, si accomodi. Thank you. Qua che c'è? Là dritto. C'è lo strapiombo, speculare a quello di là. Comunque, bippa il Mac. Ha bippato? Sì, qua. Sempre qua. Ci sono. Grazie. Sì, ora sto facendo. Se passiamo di qua. Ma qua è chiuso, è una stanza chiusa. Ah, una stanza chiusa. È una stanzettina Oh, comunque nella foga di tutto questo non abbiamo ancora presentato Mattia. Giusto, è vero. Piacere, sono Mattia. L'amico di quello sotto. No. sono quello sotto in realtà. Sai. Mi sono intrufolato per questo Urbex, che doveva essere un'investigazione, mi sa che porto sfortuna, perché è un po' franata nei deliri di quello di sotto. Ma come mai ti interessa il paranormale? A me mi è sempre interessato il paranormale, in ogni ambito. C'è da dire che non ho mai avuto il tempo né probabilmente l'occasione di intrufolarmici veramente in maniera seria. E infatti non ho avuto mai nessuna esperienza, posso dirlo con franchezza. Un pentacolo, magari. Dov'è il pentacolo? No, queste qua dicono non ci porta. Pentacolo con scritto scusami. Io sono arrabbiata. Ah, sta delirando, sei messo giù. E vabbè, se non altro c'è un bel panorama, dai. Dietro di me il mare. Il mare e il porto, suppongo sia quello. È il porto quello, giusto? C'è il porto. Ora Nicolò e Mattia sono scesi giù per vedere se c'è accesso al primo livello e ora ci apprestiamo a scendere anche noi. Vabbè ragazzi, prendete questa uscita, questa indagine come quella volta che ci siamo persi nel bosco, ovvero non una vera e propria indagine paranormale, ma quello che può succedere quando uno decide di fare indagini paranormali. Che è successo? Che mi tira giù il vento. Ma che vado avanti io? Come vuoi, io sono sincera, non me la sento neanche di scendere. No, ma intanto aspettiamo. No, più che altro non me la sento di scendere perché c'è una porta, ha detto Nicolò. Mattia, scusa, c'è una porta che dà proprio l'accesso alla stanza dove c'era il tipo, quindi se questo esce ci becca sulle scale. Dov'è il problema? Cioè, ma non ho capito, ma ti stai spaventando per un coglione. Voglio evitare
Evitare scontri inutili. È quello, semplicemente prevenzione prima di tutto. Ok? Quindi non mi va. Alcuni scalini mancano. Però effettivamente non ha fatto un discorso stupido Clorinda. Qui è proprio la stanza dove c'è quel tipo. Qualcosa? Da qua bisognerebbe andarci. Cos'è sto posto? Boh. Tutto diroccato. Allora, qui abbiamo dello sterco di non so quale animale. Topo. Così grosso? Sì, sì. Minchia, spero di no. Quello è un ratto. Questo è quello delle 3 tartarughe ninja che ha cagato così. Sterco. Sono grossi. No, no, questo è coniglio o ratto. Minchia, sono grosse, sono dei gatti. Allora. Questo è un ratto, andiamo. È veramente. Perché non è un ratto. Che capre. Ma qui siamo sotto cosa esattamente? È la struttura dell'acquedotto. È chiuso, no? 10. Il fondamento della struttura. Comunque c'è ancora questa cacca strana. È pieno, è pieno. Vedi che già è diversa, questa qua magari è un gatto. Perché sta cacca così grossa, sembrano come si chiamano? I nocciolini delle olive. Sì. Allora, Facciamo prima di scendere, tiriamo due conclusioni. sì, Nicolò, sì. cosa ne pensi di questa uscita? Non sono soddisfatto per niente perché poteva essere un'indagine stupenda, il posto è bellissimo, la location è meravigliosa, la storia pure. A quanto pare tutti dicono che sia un posto particolarmente attivo e a questo punto mi viene da chiedermi attivo in che senso, perché ecco, sicuramente qua draghi, diavoli se ne vedono molti, io non ne ho visto, qualcun altro probabilmente li ha visti, mi dispiace perché poteva veramente essere una bella indagine, ecco tutto qui. Mattia e Etta. Che Cosa dire? ne pensate Cosa voi ne due? pensiamo? Io sono oltremodo dispiaciuto che sia finita così, nel senso avrei voluto fare una bella indagine anch'io, sarebbe stato una bella esperienza di sicuro, Un buon inizio. quantomeno un buon inizio, ma ahimè, come giustamente ha detto Nicolò, diciamo che per vedere qualcosa qua bisogna abusare di qualcos'altro e non siamo attrezzati quantomeno, quindi sarà per la prossima volta. Se no, la prossima volta ci ubriachiamo anche noi, vediamo i draghi e Esatto, facciamo vediamo prima. un po' cosa ne viene fuori. Però sì, sarebbe stato sicuramente un buon posto, è veramente una bella struttura panoramica, interessante, con degli ambienti abbastanza ampi dove poter fare un po' di indagine, ma non è cosa, diciamo. Vabbè, La sicurezza dai. prima di tutto. La sicurezza è importante, prima di tutto, bravo. Clo, lo so che sei super delusa, ti vedo dal faccino che sei super delusa. Sì, perché oltretutto ero presa benissimo, perché quando stavamo salendo le scale ho sentito urlare, l'ho detto a loro, infatti ho detto, boh, sarà stato Nicolò che magari ci avvisa perché è andato davanti, e invece sicuramente era sta feccia, posso dire, che oltretutto mi ha anche innervosito parecchio, quindi vabbè, è andata così. Non vuoi aggiungere altro, vero? No, meglio di no, mi si legge in faccia quello che penso, quindi va bene così. E sì che nulla, l'indagine è finita, se indagine la vogliamo chiamare, ce ne stiamo tornando via perché comunque il sole è tramontato
E nulla di fatto. Posso dire che beh, a livello paranormale poteva essere qualcosa, perché comunque tra i vari stacchi l'RF ha bippato, il mezzo 01 ha bippato, il luogo appunto come diceva Nicolò ha una fama incredibile, dicono che è strainfestato, non abbiamo avuto modo di constatarlo né di fare nessun tipo di documentazione riguardo a questa cosa. Dispiace, ma giustamente la sicurezza prima di tutto, non era sicuro rimanere qua, anche perché non sappiamo chi c'era, non sappiamo in quanti erano, non sappiamo soprattutto in che condizioni erano, e quindi non ha senso rischiare di farci male semplicemente per testardaggine, perché se uno poi a questo punto voleva rimanere qua per forza e continuare l'indagine e andare nei sotterranei, nelle segrete, sapendo che c'era questa persona in condizioni non proprio consone, sarebbe stato appunto da incoscienti, e noi incoscienti non lo siamo. Quindi che serva da lezione questa cosa, perché credo di averlo già detto prima, ma lo ripeto volentieri: questo è quello che può succedere durante un'indagine paranormale. Andando in luoghi abbandonati, la cosa più comune che possa succedere è che questi luoghi non siano realmente abbandonati, siano appunto vissuti da appunto persone magari abusive, persone senza tetto o peggio, drogati. Questo è quello che può succedere andando per luoghi abbandonati. Quindi mi raccomando, noi siamo il Midnight e voi fate sempre attenzione. Come si chiamava l'entità? Ivan. Si chiamava Ivan. Ivan. L'uomo, il Come capo si chiamava Ivan. Ivan? Eccolo.